Ho accettato a pagamento un assegno bancario postdatato o retrodatato, ma non mi è del tutto chiaro quale sia il valore del documento in mio possesso. Ho commesso qualcosa di illegale? Quali rischi posso correre e come posso ridurli? Ne parliamo in questo video. L'assegno bancario è uno strumento di pagamento con il quale un soggetto, che qui chiameremo emittente, titolare di un conto corrente presso una banca, delega la propria banca a pagare una determinata somma ad un altro soggetto beneficiario, prelevando i fondi dal proprio conto corrente. L'assegno deve essere completo in tutti i suoi elementi e con la posizione della scritta non trasferibile, scritta che significa che solo il beneficiario potrà riscuotere quell'assegno. Analizziamo alcuni elementi che possono interferire anche pesantemente sul buon esito del pagamento dell'assegno e sulle eventuali azioni di recupero del credito in caso di mancato pagamento. La data dell'assegno deve essere quella del giorno di emissione e non una data precedente o successiva. L'assegno bancario ha infatti dei precisi termini per essere presentato alla banca per il pagamento, decorsi i quali, oltre a non poter essere più protestato, il traente, quindi l'emittente, potrà anche revocare la delega di pagamento alla propria banca che è insita nell'emissione dell'assegno. Tale termine è di 8 giorni dalla data di emissione per gli assegni emessi su piazza, 15 giorni dalla data di emissione per gli assegni emessi fuori piazza, 20 giorni dalla data di emissione per gli assegni emessi nello stesso continente in cui opera la banca che poi li dovrà pagare e di 60 giorni dalla data di emissione quando la banca che li deve pagare sarà ubicata in un continente diverso da quello in cui l'assegno è stato emesso. Postdatare un assegno significa apporre al documento una data futura, cioè successiva alla data in cui è stato compilato, quindi emesso. Per chi lo emette, l'assegno postdatato comporta che la banca che lo riceve dovrà denunciare il fatto al prefetto, il quale, svolte le opportune indagini finalizzate alla comprensione degli elementi che hanno portato all'adozione del comportamento illecito, determinerà la sanzione fino al 2,4% dell'importo dell'assegno. Chi riceve invece un assegno postdatato può ben presentarlo alla banca per l'incasso anche anteriormente alla sua scadenza. Tuttavia, essendo l'assegno postdatato nullo, assume la funzione di una cambiale sulla quale è però dovuta l'imposta di bollo del 12 per 1000. Il beneficiario si vedrà quindi decurtare l'incasso di tale importo per la regolarizzazione del titolo, cioè il pagamento dell'imposta di bollo non pagata in sede di emissione dell'assegno valido come cambiale. È da evidenziare che nel caso di non disponibilità di fondi, l'assegno postdatato non potrà essere utilizzato dal beneficiario per intraprendere un'azione esecutiva, quindi un'esecuzione forzata dei beni del debitore a difesa del proprio credito. Altro caso è l'emissione dell'assegno senza indicazione del beneficiario. L'indicazione del beneficiario sull'assegno bancario è obbligatoria per legge e non indicare questa informazione comporta l'elusione di una precisa norma che obbliga all'emissione degli assegni bancari con l'indicazione non trasferibile, mirante proprio a impedire le girate a soggetti terzi rispetto al rapporto traente, quindi emittente, beneficiario. In caso di mancato pagamento dell'assegno bancario per un qualsiasi motivo ed avvio quindi di una causa legale, sarà interesse del giudice indagare chi paga cosa e perché. Chiaro che se non si riesce a dimostrare quale sia il motivo del pagamento, quindi quale sia la relazione diretta tra emittente e beneficiario, si potrebbero innescare una serie di problemi di natura fiscale e non di meno di tipo civilistico, due elementi che da soli basterebbero a rinunciare all'avvio di una causa, accollandosi la perdita del credito in totale silenzio. Ma anche nel caso di corretta emissione dell'assegno bancario, il rischio di mancato pagamento è sempre incombente sul beneficiario, il quale non ha alcun mezzo per verificare la copertura e anche tentasse una telefonata alla banca troverebbe chiaramente un fermo diniego da parte della stessa che non sarà in alcun modo autorizzata né intenzionata a riferire circa le disponibilità finanziarie presenti sui conti dei propri clienti. La fiducia sta quindi alla base dell'accettazione di un assegno bancario a pagamento di un credito.
Al più si potranno consultare il bollettino dei protesti disponibile sui siti delle Camere di Commercio e la CAI, Centrale di Allarme Interbancaria, su cui, conoscendo il numero dell'assegno, il codice ABI della banca emittente e il CAB dello sportello bancario, sarà possibile verificare l'eventuale blocco dell'assegno. Bene, vi ringrazio per avermi dedicato il vostro tempo. Vi invito a visionare i video gratuiti di presentazione dei miei corsi presenti sulla piattaforma Udemy e vi invito ad iscrivervi al canale per ricevere le notifiche dei prossimi video appena saranno pubblicati e se il video vi è piaciuto vi invito a cliccare sul pollice in su. Grazie.